Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Vipro Audio. Oggi parliamo di mastering. Voglio darvi 3 consigli su come appunto gestire un brano in mastering, quindi magari come gestire la macrodinamica del brano, specialmente negli incisi e nelle strofe. Magari vi arriverà un brano con poca dinamica, ma nello stesso tempo appunto non potete tenerlo lì fermo, quindi applicare le varie processi, EQ, saturazioni, compagnia bella e anche limiter per tirar su il volume, ma il brano suonerà sempre piatto. Quindi voglio darvi alcuni consigli su come appunto aprire il brano nel ritornello, quindi renderlo un po' più dinamico e un po' più, tra virgolette, ballerino. In questo caso abbiamo un brano pop elettronico, quindi anche un po' ballabile, e vi faccio vedere che cosa ho fatto per rendere gli incisi un po' più interessanti, quindi meno statici ma un po' più dinamici, perché il brano originale era, diciamo, piatto. Quindi passiamo sulla schermata di Pro Tools e andiamo a vedere come fare. Allora, come vediamo già dalla forma d'onda, vediamo che il brano è abbastanza schiacciato a livello di dinamica. Pensare che questi qui sono le strofe e questi sono gli incisi e questa a sua volta è un'altra strofa, vediamo che non c'è una reale escursione di dinamica, quindi è tutto schiacciato già lì in fase di mix. Però possiamo appunto cercare un modo per renderlo un po' più dinamico, renderlo un po' più vivo, specialmente nelle parti dell'inciso. Vi faccio ascoltare il brano senza nessun processo per ciò che riguarda tutte le cose che ho fatto, quindi senza automazione, senza nulla, pulito. Vi faccio ascoltare appunto la parte della strofa da qui magari fino all'ingresso dell'inciso, per farvi capire com'è statico, diciamo, il brano, no? Mixato abbastanza bene, ma statico per ciò che riguarda la dinamica. E gli anni passano, ma non cambiamo noi, soli nella TV, mi manchi sempre tu, ed io rimango qua, solo per la città, ma non importerà, quando ritornerai, non mi cerca, cosa resta, se non sei qui con me, in cerca di risposte. Ok, abbiamo ascoltato appunto come passa dalla strofa al ritornello. Ovviamente si sente che è il ritornello, però gli manca quel qualcosa in più. Quindi attivo tutti i miei processi, che non sto qui a elencare perché comunque non è questo il succo del video, e andiamo a mostrarvi invece cosa vado a fare per togliere questa staticità nei ritornelli. Allora, la prima cosa che vado a fare è creare una traccia ausiliaria dove gli mando una copia appunto del totale mix che chiamo Expander Track. Con questa traccia qui in pratica vado a espandere la parte media del brano. Infatti ho un expander multibanda di FabFilter, ok? E vado a appunto enfatizzare questa zona qui in maniera molto interessante. Essendo un brano che, come avete sentito, è un brano dove ha una cassa in 4 e quindi molto ballabile, vado a fare questa cosa. Vado ad applicare su questa banda, in questo caso centrale, una chiave di sidechain in modalità free. Sappiamo che con il compressore multibanda della FabFilter possiamo scegliere quale sorgente, cioè in quale range del brano possiamo applicare questa sidechain per far muovere appunto questa banda qui. In questo caso l'abbiamo presa free, quindi andiamo a prendere lo spettro basso di questo brano, quindi dove c'è la cassa. Mi cerca, cosa resta, Ok, se non sei qui con me. sentiamo la sidechain, quindi solo il segnale di sidechain che ci piloterà appunto questa banda, come potete vedere. Ok, ho preso solo la parte bassa dove c'è la cassa, quindi per dare anche un po' di pumping appunto alle medie frequenze. Se sentite appunto c'è solamente le frequenze basse che mi andranno a pilotare appunto questa banda 1, che a sua volta ho settato con un attacco veloce
È una release non troppo veloce, perché è vero, voglio questo effetto di pumping, ma non lo voglio troppo evidente, cioè non voglio sentire proprio questo effetto velocissimo, quindi l'ho regolato un po' in base al brano. Ora stiamo ascoltando solamente la traccia, l'expander track, ok? Non stiamo ascoltando anche il suono dry, tra virgolette, ma solo il suono processato, quindi la traccia parallela, passatemi il termine. Mi cerca, cosa resta? Se non sei qui Guardate se con me, spengo il multiband. in cerca di risposte vuote, come tu non ci vuoi parlare, ma non sei qui con me. Sentite, appena l'attivo sento questo effetto pumping, che praticamente andrò a sommare alla traccia originale. Quindi sentite l'effetto quando entra, quindi questo qua è un bel consiglio che vi do appunto per far muovere solamente negli incisi. Questa automazione che vedete non è altro che l'automazione della threshold, ok? Perché nelle strofe ovviamente non voglio questo, lo voglio solamente negli incisi, quindi è una semplice automazione, come potete vedere, ok? Negli incisi si muove ancora di più. Quindi andiamo ad ascoltare questo effetto qui, vi metto da un po' prima e poi spengo la traccia parallela, ok? Ma non importerà quando ritornerai. Non mi cerca, cosa la traccia? resta? Se non sei qui con me, in Negativo. cerca di risposte vuote, come tu non ci vuoi parlare, ma non sei qui con me. Ok? Sentite questo effetto pumping che su questo brano ovviamente ci sta alla grande, no? Cioè, come ho detto prima, è abbastanza anche ballabile, quindi vogliamo avere questo effetto pumping interessante sulle parti degli incisi. Poi sulle strofe ritorna, diciamo, calmo, senza questo effetto di pumping. Successivamente, dopo aver trattato il mio master bus generale con un compressore, clipper e un limiter L2 di FabFilter e clipper della Standard Clip, modalità Soft Clip Pro, per avere un clip non aggressivo in maniera tale da comunque conservare un po' i transienti. Cosa vado a fare? Ho creato una traccia che si chiama Pre-Master Bus. Questa traccia qui non fa altro che gestire il volume e l'ingresso di questa traccia qui. Quindi quando io vado ad aumentare o comunque fare un'automazione su questa traccia è all'ingresso dei plugin. E perché faccio questa cosa qui? Perché nell'inciso appunto voglio un suono un po' più denso, voglio un suono un po' più forte e quindi vado a spingere il volume all'interno di questi compressori, di questi standard clip. Quindi praticamente io qui nella sezione strofe avrò una tipologia di gain reduction, quindi in questo caso è Noi soli nell'attimo, quasi quasi non si muovono. chi sempre tu ed io rimango qua solo per la città, ma non importerà. Ascoltiamo nel ritornello. Non mi cerca, cosa resta? Se non sei qui con me, in cerca di risposte vuote, come tu non ci vuoi parlare. Ok, come avete già sentito, già c'è tanta dinamica nel ritornello. Vi faccio ascoltare con questi due processi con e senza, quindi con e così. Città, ma non importerà quando ritornerai. Non mi cerca, cosa resta? Se non sei qui con me. E vi faccio ascoltare senza appunto questi processi, quindi mettiamo in off, sentite come la traccia quando passa dalla strofa al ritornello, quando arriva nel ritornello rimane lì seduta e non dà enfasi. Sempre tu ed io rimango qua solo per la città, ma non importerà quando ritornerai. Non mi cerca, cosa resta? Se non
sei qui con me. Attivo i plugin in corso. In cerca di risposte vuote, con me tu non ci vuoi parlare, ma non sei qui con me. No, dimmi come Bypasso. fai, dimmi come fai. Si sente che praticamente gli abbiamo dato, diciamo, una mano ad uscire nei ritornelli, quindi a diventare anche un po' più molleggiata, passatemi il termine, e mi dà anche un po' più appunto la voglia di muovermi, passando dalla strofa al ritornello. Ma non è finita qui, abbiamo anche un altro consiglio che vi do ulteriormente. Questo è il terzo consiglio che a mio parere mi piace tantissimo farlo, che è quello di aprire un S1 in major, quindi è passare dalla strofa al ritornello e al ritornello ad aprirlo ancora un po', a creare ancora un po' più di dimensione e renderlo ancora un po' più grande. Guardate, con questo effetto qui, ascoltiamo. Io rimango qua solo per la città, ma non importerà quando ritornerai. Non mi cerca, cosa resta se non sei qui con me. In cerca di risposte vuote, con me tu non ci vuoi parlare, ma non sei qui con me. No. L'automazione è davvero minima, è praticamente un 0,15 in più, nulla di che, perché è comunque già abbastanza stereofonico il brano, non voglio aprirlo tantissimo per non incorrere nei problemi di fase, ma gli voglio dare appunto quel colpo in più che insieme all'expander track e all'automazione sul premaster bus mi dia questa sensazione di apertura, di spinta, e quindi credo che ci sia riuscito. Un bel compromesso questi tre effetti insieme per rendere appunto i ritornelli un po' più vivi. Vi faccio ascoltare di nuovo tutti questi processi con e senza per capire che cosa siamo andati a fare. Partiamo dalla strofa e facciamo prima la strofa senza questi processi e poi con. Rimango qua solo per la città. Sentite il movimento che viene a mancare. Quando ritornerai, non mi cerca, cosa resta se non sei qui con me. Ok, attiviamo tutto. Rimango qua solo per la città, ma non importerà quando ritornerai. Non mi cerca, cosa resta se non sei qui con me. In cerca di risposte vuote, con me tu non ci vuoi parlare, ma non sei qui con me. Sentite come è diventata più dinamica, ma nello stesso tempo tra la strofa e l'inciso ora abbiamo davvero una bella spinta, quindi è davvero interessante come lavorano insieme questi tre processi per dare appunto un'apertura e una spinta maggiore nell'inciso. Ricapitolando, abbiamo creato una traccia expander dove abbiamo fatto una copia appunto della traccia originale, dove appunto abbiamo aperto un Pro MB e abbiamo automatizzato questa band con una chiave di sidechain in modalità free e abbiamo preso lo spettro più basso e quindi ogni volta che la cassa suona mi fa muovere questa banda, quindi mi va ad incrementare il volume delle medie frequenze. Questo è un ottimo effetto per creare pumping. Successivamente, come dicevo prima, ho creato una traccia pre-master dove vado sempre a aumentare il volume nei ritornelli. Mi serve per spingere ancora di più i compressori, quindi per compattare ancora di più il segnale, ma nello stesso tempo aumentare ulteriormente l'RMS di tutto, ok? Quindi oltre ad avere l'effetto pumping vado a, diciamo, spingere e a comprimere in un certo modo sia la traccia dry che questo effetto pumping in maniera tale che sia comunque controllato ulteriormente. Dopodiché vado ad automatizzare l'S1 in major. Come dicevo prima, stiamo parlando proprio di piccolezze, siamo 15 punti neanche, 0.15. Passiamo da 1 a 1.15 come potete vedere qui,
nei ritornelli, anche perché, come dicevo prima, la traccia è già abbastanza stereofonica. È un brano che comunque non è masterizzato tanto forte, anche perché secondo me non necessita di essere masterizzato forte, ma siamo ad un livello interessante. Se non sei qui con me, in cerca di risposte vuote, come tu non ci vuoi parlare, ma non sei qui con me, no. Dimmi come fai, dimmi come fai, se non sei qui con me, no, no. Ok, siamo intorno ai meno 10, che comunque è già un ottimo volume. Ok, abbiamo un'escursione abbastanza alta di dB tra strofa e ritornello. Ovviamente poi andrà curata questa escursione, perché è vero che vogliamo avere appunto questo gioco di dinamica, ma poi non deve essere troppo eccessivo, quindi dobbiamo avere un bel bilanciamento tra strofa e ritornello, e nello stesso tempo dobbiamo gestircelo nell'intero mix, nell'intera traccia, quindi è bello fare magari una cosa un po' a scaglioni, quindi arrivare all'ultimo ritornello ad essere davvero al volume desiderato, quindi quello su cui puntiamo a livello di LUFS, ma prima cercare di, diciamo, fare una crescita regolata e non subito basso all'inizio, forte nel primo ritornello, poi di nuovo basso come la prima strofa e poi forte come ultimo ritornello, ma cercare di dare qualcosina in meno magari nel primo ritornello per poi aspettarsi la botta finale nell'ultimo. Quindi questi erano, diciamo, i 3 consigli / trucchi che potete utilizzare nel masterizzare i vostri brani. E niente ragazzi, questi erano i 3 consigli per gestire appunto la dinamica negli incisi in un brano un po', diciamo, schiacciato appunto già dal mix. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati e ci vediamo alla prossima. Ciao!